L'argomento di questo video è stato ispirato da una recente sessione di coaching che ho avuto con un cliente, un professionista che gestisce un team di persone e che nel definire il suo obiettivo di percorso mi ha parlato della sua volontà di migliorare e rendere più efficace la sua capacità di comunicare con i suoi collaboratori. Mi ha detto: voglio essere sicuro che le persone mi comprendano veramente, di arrivare ai miei collaboratori e voglio avere internamente la certezza che sto comunicando nel modo corretto. Diciamo la verità, quante volte chi ricopre ruoli di team leader o magari si ritrova per la prima volta a ricoprire un ruolo di coordinamento di persone ha condiviso questo stesso desiderio, volendolo trasformare in un obiettivo concreto e soprattutto raggiungibile. Il fatto è che nel lavoro quotidiano fatto di ritmi veloci e stressanti ci si concentra fortemente sulla realizzazione dei propri compiti e sulla garanzia che le esigenze dei clienti e delle altre parti interessate siano soddisfatte. E queste sono tutte cose fantastiche, a condizione che le persone possano lavorare efficacemente insieme per produrre effettivamente questo tipo di risultato. Spesso invece accade che nel dettare i ritmi di produttività dei teams vinca un approccio iperrazionale e che i suoi membri vengano quindi visti più come che cosa producono piuttosto che chi sono e come possono contribuire a migliorare il team o il prodotto, ad esempio. Considerare le persone esclusivamente per che cosa producono limita l'efficacia del team e crea barriere tra i membri del team stesso, che quindi bloccano una comunicazione efficace e impediscono lo sviluppo di relazioni che conducono ad una collaborazione reciprocamente sviluppata. E qui arriviamo al punto, perché avere innanzitutto consapevolezza di se stessi come persona e team leader, più sapere con chi stai comunicando, influenza sia il messaggio che tu invii, sia il modo in cui lo invii. E qui mi riferisco quindi ad una comprensione di come le persone del team riceveranno proprio quel messaggio. Quando sappiamo a chi stiamo parlando, possiamo sfruttare questa consapevolezza per sintonizzarci sul modo in cui le persone del team comprendono il progetto o il compito e promuovere quindi uno scambio di idee per co-creare e anche creare quindi un'idea migliore. Se non c'è questa conoscenza di chi sono i nostri compagni di squadra, la comunicazione nel gruppo di lavoro si tradurrà in un insieme di idee che o passano inosservate o si scontrano tra loro, con la conseguenza poco produttiva che nessun membro del team si sentirà veramente parte coinvolta in quel progetto. Lo stesso lavoro di team diventa poco coerente perché le idee e la comunicazione non si sviluppano da una voce unificata che va appunto sotto il nome di gruppo, ma è come se si utilizzassero dei linguaggi differenti. Il risultato finale è che questi team, che si focalizzano solo sul cosa del lavoro, anziché sul valutare anche il chi sono i collaboratori e il team leader stesso, produrranno un risultato di cui non si sentiranno veramente orgogliosi. E ora ti lancio una sfida. Cosa ne pensi di realizzare una mini guida, una sorta di libretto delle istruzioni su come lavorare con te come team leader o manager e di proporre a ogni persona che fa parte del tuo gruppo di lavoro di fare altrettanto? Perché farlo? Questa esercitazione ti sarà d'aiuto sia nell'ipotesi in cui tu ricopra una posizione di leadership da tempo, sia nell'ipotesi in cui invece sia per te la prima volta in un ruolo di coordinamento e ti servirà proprio per accelerare e sviluppare la comunicazione efficace all'interno del tuo team, perché chiarirà il tuo stile di comunicazione e ti farà capire anche lo stile di comunicazione delle persone con cui lavori e quindi come navigare al meglio le differenze reciproche all'interno delle preferenze e particolarità di ognuno di loro. Come realizzare questa mini guida?
Non devi fare altro che creare un documento composto da diverse caselle dove scriverai senza filtro, e qui sta la vera sfida, alcuni aspetti di te e del tuo modo di lavorare. Ti posso dare alcuni spunti in proposito. Potresti ad esempio indicare quali sono le qualità che tu valuti particolarmente nelle persone con cui lavori, alcuni aspetti di te che nelle relazioni con le persone spesso vengono fraintesi, come preferisci dare e ricevere feedback. Insomma, inserisci tutto ciò che secondo te può essere d'aiuto nello specificare meglio il miglior modo per comunicare con te. Il passo successivo sarà riunire tutto il team, discutere insieme delle mini guide che avrete realizzato, perché il principio da tenere sempre a mente è che più conosci lo stile di comunicazione di una persona, migliore sarà la vostra comunicazione.